Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Romantic Tarot e gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Che cosa andremo appunto a chiedere a questi due meravigliosi mazzi che ovviamente ci parlano d'amore? Si dichiarerà? Mostrerà in maniera concreta, fattuale, alla luce del sole, chiaramente il suo interesse nei miei confronti, oppure lascerà la situazione, questa frequentazione, questa conoscenza embrionale appunto ancora ad un livello non del tutto esplicito, misterioso e ambiguo. Cerchiamo dunque di capire se appunto la persona che voi conoscete da relativamente poco tempo dimostrerà effettivamente il suo interesse nei vostri confronti con una però dichiarazione ovviamente molto più diretta, chiara ed esplicita, per esempio attraverso un messaggio, una telefonata piuttosto che un invito. Cerchiamo anche di capire in quali tempistiche questa cosa può ovviamente avvenire e chiaramente cerchiamo anche di capire eventuali ostacoli, oltre che ovviamente consigli dati direttamente appunto dagli arcani. Come avrete capito io utilizzerò il metodo appunto degli 8 arcani o 7+1, che è appunto una stesa, anzi una metodologia di stesa che io uso spesso sul canale, proprio perché a mio avviso ben si sposa con domande generalmente di questo tipo, proprio perché vogliamo ovviamente dare una scorsa molto più importante sulla posizione del presente, proprio perché evidentemente il passato è già noto, lo conosciamo già. Quello che vogliamo cercare di capire è il presente ed eventualmente come poter agire su questo presente per poter ottenere il massimo dei benefici, ovviamente per quanto riguarda ciò che vogliamo veramente, quindi in questo caso che appunto questa persona si dichiari apertamente o mostri comunque apertamente il suo interesse. D'accordo? Allora, momentaneamente, solo momentaneamente, mettiamo appunto da parte il mazzo degli oracoli degli angeli del cuore e inizio appunto a mescolare invece il mazzo dei Romantic Tarot. Dunque, per il principio di sincronicità, per tutte coloro che appunto si sono sintonizzate su questo video, anche ovviamente per scelta, e che hanno una conoscenza, diciamo, una frequentazione ancora embrionale, non del tutto ben sviluppata, né ovviamente esplicitata nei termini e nella progettualità, vogliamo appunto cercare di capire se la persona che vi interessa si dichiarerà, che cosa pensa di voi, quali possono essere gli ostacoli che questa persona ritrova nel vostro rapporto, l'ambiente che vi circonda, i consigli degli arcani, il percorso karmico, direi obbligato, ovviamente, per voi è questa persona ed infine l'evoluzione nel prossimo futuro o chiaramente comunque nelle tempistiche identificate dall'arcano. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allora cerchiamo di posizionare al meglio gli arcani in modo che appunto li vediate direi perfettamente. Allora, iniziamo dalla prima posizione, ossia appunto il presente della vostra situazione, quindi che cosa pensa questa persona di voi e del vostro rapporto. Qui abbiamo
il 5 di coppe. Vedete già appunto due donne che stanno bisticciando, litigando per avere, diciamo, l'attenzione di uno stesso uomo. Allora, in questo caso partiamo con una carta di rivalità, cioè o questa persona teme di avere troppi rivali, perché appunto magari voi avete tanti corteggiatori, oppure questa persona è corteggiata da ovviamente altre donne e di conseguenza ci sono appunto molte vostre rivali che possono appunto ambire al fianco di quest'uomo. La carta del 5 di coppe ci parla sicuramente di un'attrazione fisica molto forte, molto importante, perché il 5 di coppe, se ha una valenza positiva, ce l'ha proprio per quanto riguarda appunto l'attrazione, quindi il desiderio fisico, l'erotismo, le fantasie e l'immaginazione che voi appunto potreste proprio scatenare in questa persona. Quindi ovviamente se dipendesse da questa persona non soltanto si sarebbe fatta avanti con voi, ma in qualche modo vi avrebbe, direi, esplicitato, ecco, il suo desiderio, ok? Quindi vi avrebbe fatto capire a livello pratico che vi desidera particolarmente, d'accordo? È chiaro che però al di là dell'appagamento fisico, questa persona in questo momento, ragazzi, nel momento presente, non prova particolari sentimenti oppure particolari emozioni, proprio perché, vi ripeto, è un periodo di confusione per questa persona. Le carte di grado 5 rappresentano sempre confusione. 5 di coppe, 5 di denari, 5 di spade, 5 di bastoni soprattutto, rappresentano la conflittualità sia esterna, quindi con gli altri, con l'ambiente, le persone che ci circondano, quindi con altri rivali eventualmente, oppure una conflittualità interna, interiore. Quindi questa persona potrebbe aver interrotto da poco una storia o una frequentazione ufficiale o comunque anche semplicemente un'altra conoscenza oltre voi che gli ha provocato non poche problematiche. Per cui sta cercando di vivere in un periodo di temporanea solitudine che però a lui fa molto bene. Quindi in realtà, pur desiderandovi molto e pur avendo, diciamo così, a livello immaginifico una grande disponibilità nei vostri confronti da un punto di vista di desiderio e di eros, però è obiettivamente una persona che da un punto di vista emotivo in questo momento fa un po' acqua da tutte le parti. Potrebbe dunque risultare la classica persona inconcludente e che ama magari essere appunto al centro dell'attenzione di più persone, ma che poi obiettivamente da un punto di vista affettivo tende a non legarsi particolarmente. Ha delle contraddizioni interiori, delle insoddisfazioni, delle frustrazioni personali che impediscono a questa persona in questo momento di vivere adeguatamente un rapporto con voi in maniera concreta, sana, equilibrata, vi ripeto, alla luce del sole. Quindi obiettivamente avete evidentemente conosciuto, incontrato questa persona in un momento di fragilità. Non è detto, ragazzi, che questa persona sia sempre stata così e soprattutto che sarà sempre così, però è chiaro che questa persona è un po' indecisa, perché appunto il 5 di coppe ci parla di indecisione, di incomprensione. A volte questa persona non sa, non comprende effettivamente quanto per esempio lui vi possa piacere. Parla di momenti di tensione, anche momenti di imbarazzo, occasioni sfumate, dovute forse ad una eccessiva prudenza nelle scelte. Quindi questa persona teme anche che tra di voi ci sia proprio il rischio di essere fraintesi. E quindi chiaramente è una persona che in una situazione così caotica, vi ripeto, e soprattutto con per esempio il timore che voi siate corteggiate da altre persone e che quindi voi poi andiate a rifiutare lui e a scegliere qualcun altro, questa persona ovviamente rimane in qualche modo distaccata e fredda dalla situazione.
Quindi obiettivamente è una persona che sta attraversando un momento di grande difficoltà. Però vi ripeto, non stiamo parlando di una difficoltà che implica il non essere attratto da voi o il non essere interessato a voi. Assolutamente no. Questa persona è molto interessata a voi, però soprattutto da un punto di vista, diciamo, pratico, d'accordo? Quindi ovviamente erotico e sessuale, d'accordo? Ma questa persona, vi ripeto, è in un momento di confusione, perché potrebbe essere in qualche modo, come vi dicevo appunto a inizio stesa, corteggiata questa persona da più persone e ovviamente questa situazione creargli ulteriore confusione. Oppure potrebbe avere la certezza che voi abbiate altre persone che appunto cercano voi e quindi sentirsi in difetto, anche dei problemi di autostima obiettivamente in questo momento questa persona, d'accordo? Quindi evidentemente non è proprio il periodo giusto per questa persona. Vediamo un po' però i pro e successivamente ovviamente i contro della situazione, cioè su cosa potete fare affidamento in riferimento a questa persona e su cosa invece non dover fare affidamento. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo il 10 di coppe. Allora, voi a questa persona piacete assolutamente, ve lo ribadisco. Il 10 di coppe ovviamente ci parla comunque di una persona che in qualche modo ha già una sorta di progettualità nei vostri confronti, cioè non vi nego che questa persona in determinati momenti della vostra conoscenza ha pensato di esplicitarvi i suoi sentimenti o comunque vi ripeto non possiamo parlare di sentimenti, però diciamo il fatto che abbia del forte interesse nei vostri confronti, perché in questo mazzo il 10 di coppe rappresenta, vedete, la carta della serenata, quindi obiettivamente questa persona ha intenzione e ha già avuto il pensiero di sbloccare la situazione con voi per appunto poter approfondire il vostro rapporto. Quindi non vi nego che obiettivamente questa persona ha anche già pensato in qualche modo di farvi entrare nella sua vita, anche nella propria vita privata, perché il 10 di coppe ci parla, diciamo, della casa, del focolare domestico, della famiglia, quindi avrebbe già voluto approfondire addirittura in maniera intima e personale il rapporto con voi, magari appunto parlandovi del suo passato, della sua famiglia. È chiaro che però in questa condizione di 5 di coppe questa persona evidentemente ha concentrato la sua attenzione maggiormente sugli aspetti negativi, cioè obiettivamente sulle insicurezze, sulle paure, sulla rivalità, sulla confusione. Ma in realtà, vi ripeto, questa persona è molto attratta da voi e vi vede tra l'altro anche come una persona ideale, perché il 10 di coppe rappresenta la realizzazione massima all'interno di un rapporto, la gratificazione massima, quindi vi trova veramente molto belle fisicamente, perché infatti chiaramente il 10 di coppe rappresenta la forma fisica piacente, la sensualità, proprio la bellezza fisica. Quindi voi per questa persona siete veramente il massimo della bellezza, della femminilità e della sensualità. Quindi proprio fisicamente questa persona vi trova molto belle e vi ripeto, questa è una persona che avrebbe già voluto in qualche modo cantarvi questa serenata, comunque diciamo fuori di metafora, farvi capire obiettivamente che voi gli piacete molto. Quindi non dovete assolutamente diffidare del fatto che questa persona possa essere interessata a voi, perché questa è una persona realmente interessata a voi, che tra l'altro, vi ripeto, vi vede fisicamente come una donna molto bella, che potrebbe in un certo senso portare onore all'uomo al quale andrà ad affiancarsi. Quindi obiettivamente ha un'immagine di voi particolarmente bella e importante. Vediamo però a questo punto i contro della situazione, cioè però perché sino ad ora obiettivamente questa persona non si è ancora palesata, cioè qual è l'ostacolo principale. Vediamo un po'.
Il 2 di bastoni, una carta di scelta. Allora, come vi dicevo all'inizio, con questo 5 di coppe, questa persona potrebbe essere corteggiata da altre persone, da una in particolare, o comunque avere una simpatia che ovviamente era già presente nella sua vita prima di conoscere voi. Questa è una persona dunque che potrebbe essersi trovata a dover scegliere, decidere tra due persone, quindi tra voi e quest'altra donna. Perché il 2 di bastoni parla proprio di bivio, come ovviamente tutte le carte di grado 2, cioè il riuscire a cercare di capire come ovviamente poter fare per capire quale possa essere la strada migliore per lui da poter percorrere. Quindi questa è una persona che, vi ripeto, sta pianificando ovviamente come, dove, quando potersi muovere, cosa dirvi, come approcciare e ovviamente cosa scegliere tra due opzioni. Quindi è chiaro che tra voi e quest'altra donna c'è una distanza abissale, cioè siete molto diverse, sia fisicamente che caratterialmente. Cioè, per esempio, se voi siete un 10 di coppe, perché vi vede come delle donne molto belle, evidentemente magari l'altra donna non è così fascinosa come potreste esserlo voi, ma magari ha delle altre qualità, per esempio caratteriali, che dal suo punto di vista si sposano meglio con se stesso. Quindi sta in realtà riflettendo ed è questa persona ferma al bivio. È chiaro che però, come tutte le carte che rappresentano l'essere fermi ad un bivio, tendono ovviamente, soprattutto se ovviamente in posizione negativa e di ostacolo, tendono a rallentare ovviamente il percorso della stesa. Quindi ad oggi, nel momento ragazzi in cui voi andate a guardare questo video, questa persona non ha ancora scelto obiettivamente innanzitutto come approcciare a voi, ma anche tra voi ed eventualmente un'altra persona. È chiaro che questa è una persona che non vuole rimpianti, non vuole commettere errori e di fronte ad una scelta da compiere non vuole sbagliare. Quindi tende a riflettere troppo, a temporeggiare. È una persona dunque che esita troppo, che non agisce e pondera troppo. Dunque è chiaro che così facendo perde delle occasioni importanti. Quindi in realtà questa persona con questi dubbi, queste inquietudini, questo essere perennemente nel dubbio, queste paure che ha questa persona, probabilmente legate proprio a questo momento di fragilità, come vi dicevo prima con questo 5 di coppe, tende dunque a non muoversi. E questa situazione però rallenta terribilmente il rapporto tra di voi. D'accordo? Quindi in realtà è una persona che ha paura di scegliere, perché è una persona che nel momento in cui, a seguito di una scelta, dovesse rendersi conto che questa scelta è sbagliata, andrebbe in crisi. O nel momento in cui questa persona vada a scegliere voi, inizierebbe poi a domandarsi: ma ho fatto la scelta giusta? E lei è la persona giusta? Ne siamo proprio sicuri? È una persona molto insicura, molto indecisa. Ma questo ovviamente non toglie nulla al vostro valore, né a quello dell'altra persona. L'indeciso è lui. Voi siete due donne molto diverse, come proprio ci suggerisce il 2 di bastoni. È chiaro che questa persona, vi ripeto, potrebbe non essere in dubbio tra voi e un'altra donna, perché il bivio potrebbe ovviamente riguardare non solo la scelta tra due persone, ma la scelta tra l'impegnarsi con una persona e il rimanere assolutamente single. Quindi anche questa è una scelta, è comunque un bivio. Proprio perché, vi ripeto, questa persona tende ad essere molto insicura, molto indecisa, per cui tende a rivedere troppo spesso le sue stesse scelte.
tutto questo marasma emotivo trattiene questa persona dall'agire in maniera concreta e quindi va, diciamo, ad agire con una forza opposta e contraria a quella che invece è la passionalità, l'azione pratica dei bastoni. Proprio perché in questo caso il 2 di bastone mi viene in accezione negativa. D'accordo? Quindi sia nel caso in cui questa persona stia scegliendo tra voi e un'altra donna, sia nel caso in cui questa persona stia scegliendo tra il farsi avanti con voi e il rimanere single, questa è una persona che comunque continua a darsi delle risposte e poi tornare indietro sui suoi passi, rimanendo dunque in una situazione di bivio e ovviamente rallentando a livello temporale la situazione. Vediamo però in questa posizione che cosa ha nel cuore questa persona, desideri ma anche eventualmente paure a voi nel cuore. Questa è la carta della papessa. Voi sapete ragazzi che in tarologia ovviamente ogni arcano ha un proprio ruolo ben preciso, in particolar modo tra gli arcani maggiori la consultante è la papessa, mentre l'altra donna è l'imperatrice, esattamente come tra gli arcani minori la consultante generalmente è la regina di coppe e di bastoni, mentre l'altra donna è la regina di denari e la regina di spade. In questo caso questa persona ha in mente voi, di conseguenza la papessa. Quindi questa è una persona a cui voi piacete particolarmente, è una persona molto attratta, vi ripeto, da voi, ma è anche una persona che vi stima, perché la papessa generalmente è una donna intelligente, una donna non solo bella, ma è anche una donna autonoma, forte, indipendente, con un fascino, un magnetismo e una sorta di mistero che obiettivamente lo attraggono particolarmente. Evidentemente voi non vi siete mai particolarmente concesse agli occhi di questa persona, cioè conosce poco questa persona di voi perché vi vede proprio come una sorta di mistero, come una, diciamo, verità ancora del tutto da scoprire, come un libro ancora da leggere. Quindi è anche comunque una nota del tutto positiva, perché comunque questo accende in lui una grande curiosità. Però è chiaro che obiettivamente questa situazione di poca conoscenza può indurre comunque questa persona a trattenersi nel caso in cui obiettivamente possa comunque essere interessato a voi, ma anche per esempio ad un'altra persona. Oppure può essere interessato a voi e quindi all'iniziare una storia con voi, oppure rimanere single. Proprio perché obiettivamente la papessa è una donna che è talmente, diciamo, onorevole, una donna, vi ripeto, bella, da stimare, da apprezzare, una donna colta, raffinata, elegante, non è una donna per tutti, la papessa, che quasi a volte questa persona ne è intimorita, cioè è intimorita questa persona dalla vostra proprio personalità, dal vostro temperamento, dalla vostra tempra, così, vi ripeto, autorevole. È un uomo che veramente a volte è quasi in forte soggezione di fronte a voi. Quindi molto probabilmente nel caso in cui voi a volte lo vediate trattenuto è perché evidentemente questa è una persona che vi teme, perché vi vede superiore a lui. Questo ovviamente per quanto riguarda per esempio l'istruzione, per quanto riguarda l'intelligenza, per quanto riguarda magari la posizione sociale o addirittura anche l'aspetto estetico, perché vi dicevo con questo 10 di coppe che questa è una persona che vi reputa obiettivamente una donna estremamente bella e quindi estremamente piacente, tra l'altro non soltanto ai suoi occhi ma anche evidentemente ad altri uomini. Abbiamo aperto appunto la stesa con un 5 di coppe che ci parla di rivalità, quindi obiettivamente questa è una persona che vi stima, vi apprezza, vi ammira talmente tanto che obiettivamente teme di non essere alla vostra altezza, proprio perché in qualche modo vi vede, vi ripeto, tra virgolette superiore in magari appunto diversi aspetti rispetto ovviamente alla sua persona, d'accordo? Quindi in realtà voi siete nei pensieri di questa persona perché effettivamente vi vede come una donna assolutamente valida,
come la femminilità fatta persona, perché ragazzi la papessa è legata al segno del cancro, che rappresenta la femminilità, rappresenta la maternità, la fecondità, la sensualità e la sessualità. Una sessualità però chiaramente pulita, limpida, non come ovviamente quella prevista dalla carta del diavolo, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona vi vede come obiettivamente la donna per eccellenza, una donna che forse dal suo punto di vista potrebbe addirittura essere troppo per lui, d'accordo? Quindi come una donna matura, una donna saggia, una donna serena, una donna che si è fatta da sé, che si è costruita da sé, una donna che ha un grande successo magari anche professionale, una donna equilibrata, vi ripeto, la classica donna perfetta, se così vogliamo dire, d'accordo? Che potrebbe essere molto positiva per lui, ma vi ripeto, a volte non si sente all'altezza, anche se voi siete nel suo cuore. Quindi è chiaro che ragazze voi piacete molto a questa persona e vi pensa molto più di quanto voi potreste immaginare, d'accordo? Vediamo l'ambiente che invece in qualche modo vi circonda, vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della luna. Allora, è un ambiente di pettegoli, nel caso in cui voi facciate appunto parte di uno stesso gruppo, per esempio professionale, oppure di una stessa squadra sportiva, piuttosto che di un gruppo amicale, è un gruppo che tende obiettivamente a parlare alle spalle rispetto a situazioni che possono essere state intuite da più persone. Mi spiego meglio. Nel caso in cui il vostro feeling sia stato appunto intuito da più persone, queste persone potrebbero obiettivamente iniziare a pettegolare, e non poco, per quanto riguarda appunto questo vostro feeling. Ovviamente in maniera non del tutto gradevole, cosa che chiaramente non fa piacere a questa persona. Per cui è una persona che sa, la luna, di dover tenere questo feeling nascosto. Quindi nel momento in cui voi vedete questa persona particolarmente distaccata, in particolar modo magari quando siete in pubblico o vicini ad altre persone, sappiate che lo fa perché non si sta fidando di quelle persone, perché reputa quelle persone invidiose, ostili, persone viscide, mutevoli, dispettose, con una lingua biforcuta, quindi nemici nascosti, ma anche falsi amici ovviamente, che possono in qualche modo in futuro danneggiarvi. Quindi è una persona che obiettivamente non vede di buon occhio il vostro stesso ambiente, nel qual caso ne abbiate uno già nel presente o ne possiate avere. Perché la luna ci parla di situazioni del passato che possono tornare a galla. Quindi potrebbe in qualche modo riferirsi, per esempio, ad un gruppo, vi ripeto, di lavoro, amicale, sportivo, che già in passato aveva ostacolato o creato problemi nell'ambito del rapporto che questa persona aveva con un'altra persona all'epoca dei fatti. Oppure, per quanto riguarda il passato, questa persona sa che qualcuno nell'ambito appunto di questo gruppo potrebbe per esempio tirar fuori delle storie che riguardano appunto la sua vita sentimentale e personale e che potrebbero non farvi particolarmente piacere. Per esempio potrebbero in maniera molto indelicata iniziare a parlare per esempio di sue ex, oppure all'interno di questo gruppo potrebbero esserci ancora delle persone che lui ha frequentato, quindi delle ex con le quali per esempio il rapporto sentimentale si è sciolto, ma che hanno per esempio fatto parte comunque sempre del gruppo amicale piuttosto che ovviamente del gruppo professionale. D'accordo? Quindi ci sono delle situazioni legate al passato che turbano questa persona, per cui è come se in qualche modo cercasse di proteggere
quello che è il vostro rapporto, il vostro feeling, proprio da questo fantomatico passato. Perché non si fida né delle persone, né della linguaccia di queste persone, né ovviamente da degli scheletri evidentemente nell'armadio che in qualche modo potrebbero saltar fuori in riferimento al suo passato. Quindi è chiaro che questa persona vuole tenere il vostro rapporto alla larga rispetto a qualsiasi situazione del passato e a persone che voi potreste avere in comune. D'accordo? Quindi in realtà è anche onorevole questo comportamento, perché è come se questa persona stia cercando di proteggere comunque il vostro rapporto. D'accordo? Da, ovviamente, vi ripeto, parole di troppo, persone che possono sembrare amiche ma che sono tutt'altro, da situazioni anche di segreti divulgati, scandali, tradimenti, equivoci, sotterfugi. Quindi è chiaro che questa persona tende e purtroppo tenderà, perché la luna è una carta che ovviamente perdura anche nel futuro, a voler appunto continuare il vostro rapporto, comunque questa vostra conoscenza, a prescindere poi ragazze dalle carte del futuro, però in maniera piuttosto nascosta, discreta e in sordina, ma vi ripeto proprio per proteggere il vostro rapporto appunto da personaggi che lui non reputa del tutto affidabili o comunque da situazioni del passato che questa persona obiettivamente ha già avuto modo di vivere e che potrebbero aver rovinato altre storie che questa persona potrebbe appunto aver avuto con altre donne. D'accordo? Allora, in questa posizione invece abbiamo appunto il karma, cioè il percorso karmico obbligato, diciamo, che tra voi e questa persona si andrà delineando. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo, ragazzi, la carta del mondo. Allora, sicuramente tra voi e questa persona dovrà proseguire la conoscenza, ossia è chiaro che questa persona prima o poi un gesto molto più eclatante nei vostri confronti lo dovrà fare e lo andrà a fare, ovviamente portando voi a grande felicità. La carta del mondo rappresenta proprio la chiusura di un ciclo, perché è l'ultimo ovviamente tra gli arcani maggiori che chiude appunto il percorso del bagatto. Di conseguenza è chiaro che rappresenta un cambiar pelle, cioè un chiudere con delle situazioni del passato. Ecco la carta della luna, ecco la carta del 5 di coppe, ecco la carta del 2 di bastoni. Quindi questa persona andrà a chiudere con situazioni che si sta trascinando dal passato, di conseguenza con insicurezze, incertezze, comunque ritrosie che questa persona ha proprio nei confronti dell'amore, a mio avviso, e di conseguenza andrà a cambiare completamente atteggiamento nei vostri confronti. Sicuramente questa è una persona che dunque al vostro fianco ci vuole stare e ci starà, o comunque tra di voi c'è ancora un percorso da portare avanti, perché la carta del mondo ovviamente in questa posizione ci parla di un percorso karmico che dovrà procedere e proseguire. Ci fosse stato il 10 di spade, vi avrei detto ragazzi, questo rapporto non sa da fare, o comunque è sicuramente un rapporto che prima o poi andrà a chiudersi o che avrà talmente tante difficoltà che obiettivamente non può andare avanti. In realtà qui abbiamo la carta del mondo. Quindi nel momento in cui questa persona andrà ad abbandonare tutte quelle che sono delle abitudini, dei comportamenti, un modo di pensare, anche di vivere e vedere l'amore, che ovviamente facevano parte del proprio passato, quindi nel momento in cui qui si andrà a completare un ciclo, la situazione tra di voi si concretizzerà e si aprirà. Il mondo ci parla proprio di un soggetto della stesa, quindi quest'uomo, questo ragazzo che avrà davanti a sé il proprio cammino libero da negatività e potrà realizzare tutto ciò che vorrà, ovviamente con voi. Quindi il nuovo cammino con voi, ma prima deve completare questo ciclo. Quindi ci sono ancora delle situazioni del passato che questa persona deve andare a chiarire.
È chiaro che però il mondo, ragazzi, ci parla di tempistiche non proprio velocissime, perché si attestano grosso modo tra 3 settimane circa ad un massimo appunto di 3 mesi. Dunque, obiettivamente, la situazione può procedere ancora abbastanza lentamente. Ma questo perché? Perché questa persona deve chiudere col passato. Quindi, nel caso in cui questa persona, come vi dicevo prima, con il 2 di bastoni, sta scegliendo tra voi e un'altra donna, dovrà prima chiudere con l'altra donna, definitivamente. Nel caso in cui questa persona abbia interrotto una storia da poco e quindi stia scegliendo tra il rimanere single o iniziare una storia con voi, questa persona dovrà mettere da parte le sofferenze del passato e solo allora inizierà una storia con voi, con coraggio e con temerarietà. Cioè questa persona deve cancellare, vi ripeto, il passato e ovviamente anche cercare di zittire tutti questi pettegoli che sono comparsi nella carta della luna, di modo che ovviamente questa persona ricomincerà con voi. Ma qui c'è un ciclo che deve ovviamente essere completato. Ecco perché obiettivamente la situazione sta procedendo in maniera così lenta ed ecco perché il caos del 5 di coppe. Questa persona ha ancora molte cose della propria vita che deve andare a sistemare. D'accordo? Vediamo in questa posizione il consiglio degli arcani. Allora, qui abbiamo il 17° arcano, l'arcano della stella. Allora, o delle stelle. Allora, l'arcano delle stelle ci parla del non perdere speranza, cioè del continuare comunque a mostrarvi a questa persona in tutta la vostra bellezza, in tutto il vostro splendore, perché la carta delle stelle ci parla proprio di idealità, ve l'avevo già detto anche con la carta della papessa e il 10 di coppe, che voi rappresentate per questa persona un vero e proprio ideale di donna, perché vi vede esteticamente delle donne molto belle e molto femminili, femminilità che ovviamente è uno dei significati chiave proprio della carta della stella. Di conseguenza vi viene consigliato di, vi ripeto, mostrarvi in tutta la vostra bellezza, sensualità, femminilità a questa persona, quindi cercando ovviamente di andare a sottolineare l'aspetto che chiaramente lo cattura maggiormente, perché appunto la carta della stella ci parla di attrazione, di passione. Inoltre la carta delle stelle ci parla di incontri. Quindi obiettivamente vi viene consigliato di agevolare incontri, comunicazioni, momenti di scambio, di dialogo, momenti di appunto incontro, di flirt, momenti in cui potreste dare il meglio di voi e di conseguenza attirare maggiormente questa persona a voi. Quindi è chiaro che vi viene consigliato di agire con speranza, con ottimismo, sfoderando il vostro fascino e sicuramente creando dei momenti propizi per poter in qualche modo rivedere questa persona, andando a dare una mano al karma, perché la carta della stella ci rimanda proprio all'aiuto del destino. Di conseguenza siamo un po' sulla scorta del aiutati che il cielo ti aiuta, quindi cercate obiettivamente di in qualche modo dare una mano al destino, d'accordo? Quindi agevolate il contatto visivo con questa persona, perché sicuramente la via che state percorrendo è assolutamente la via giusta. Siete ovviamente assistiti appunto dal karma, ma ovviamente più mostrerete di voi ovviamente gli aspetti migliori anche della vostra tempra caratteriale ovviamente, e più riceverete in cambio ovviamente da questa persona. Quindi sicuramente dovrete, secondo gli arcani, solo ovviamente nel caso in cui voi lo vorrete e siete realmente interessate al proseguire il rapporto con questa persona, cercare appunto di facilitare gli scambi, gli incontri, ovviamente in modo da approfondire l'interesse reciproco. D'accordo? Allora, vediamo a questo punto l'ultima posizione.
ossia il futuro tra voi e questa persona, nelle tempistiche ovviamente indicate dalla carta. E qui abbiamo un bellissimo paggio di denari. Allora, il paggio di denari ci parla di una comunicazione che avverrà magari non in tempi, diciamo così, brevissimi, perché parliamo di un paggio di denari, però comunque di un, diciamo, momento dialogico, comunicativo, molto importante, che coinvolgerà voi e questa persona. In questo mazzo, la carta del fante di denari è la carta del viandante amoroso. Quindi, guardate, cosa sta facendo questo ragazzo? Sta intonando una melodia. L'amore, quindi, vi lancerà una sfida. Sarà a voi accettarla oppure lasciarla cadere. Quindi, è la carta dell'opportunità. Cioè, questa persona arriverà da voi con, vi ripeto, una piccola comunicazione, un piccolo gesto, perché ragazzi non parliamo di un cavaliere o di un re, parliamo di un fante. Ma si farà avanti, comunque, vi ripeto, con un piccolo gesto, un piccolo dono, un'azione che porterà allo sviluppo di, ovviamente, un qualcosa tra di voi. E lo farà con grande entusiasmo, con idee ben chiare, sapendo gestire la situazione. Il fante di denari ci parla dunque di nuove iniziative, di nuovi progetti concreti, proprio perché parliamo di un fante di denari. Quindi una persona che vi porterà buone notizie in arrivo. Quindi vi ripeto, aspettatevi un momento comunicativo importante tra voi e questa persona, che andrà un po' a rompere il ghiaccio, momento in cui questa persona vi dimostrerà appunto tutto l'interesse che ha nei vostri confronti. E lo farà, vi ripeto, quasi con vigore giovanile, appunto qui abbiamo un fante, con slancio, iniziativa, determinazione, con grande volontà. Quindi cambiando anche evidentemente una buona parte dei suoi comportamenti, dei comportamenti forse troppo prudenti che questa persona ha avuto sino ad ora. D'accordo? Quindi sicuramente nel momento in cui voi andrete ad ascoltare il consiglio delle stelle, quindi facilitando gli incontri, gli sguardi, quei momenti di seduzione tra di voi, è chiaro che questa persona finalmente andrà a prendere in mano la situazione. Quindi qui ci sono delle notizie in arrivo importanti. La carta del fante di denari è generalmente la carta del messaggero. Qualcuno che porta notizie per raggiungere un accordo. Ma un accordo di che tipo? Pratico, ragazzi, perché parliamo appunto di denari. Qualcosa di concreto che voi potrete toccare appunto con mano. D'accordo? È chiaro che tutti i fanti rappresentano delle comunicazioni. Il fante di denari chiaramente è una comunicazione votata molto di più all'aspetto pratico e ovviamente fisico del vostro rapporto, cioè questa persona vi farà capire che voi gli piacete molto fisicamente, perché in realtà la carta del fante di denari generalmente è la carta del corteggiatore. Quindi questa persona vi farà capire in un'occasione che non andrà ovviamente a sprecare, che voi per lui siete qualcosa di bello e di importante. Quindi, per rispondere alla domanda della stesa, questa persona andrà a sbloccare questa situazione e soprattutto si dichiarerà a gran voce? Assolutamente sì. Guardate ragazzi, non poteva venire carta più, diciamo, felice come interpretazione, perché noi volevamo appunto sapere se questa persona vi comunicherà a parole, a gesti concreti, il fatto che voi gli piacete, fante di denari, quindi assolutamente sì, questa persona ve lo dimostrerà. Vi ripeto, le tempistiche parlando di denari sono un po' più lente. Nel caso in cui fosse uscito il fante di bastoni, vi avrei detto ragazzi, anche tra qualche giorno questa persona potrebbe farsi sentire o comunque mostrare il suo interesse. Parlando di denari, evidentemente le tempistiche possono essere un po' più lente. Quindi possiamo parlare non soltanto di qualche giorno, ma magari anche di qualche settimana.
Però, come vi dicevo con la carta del mondo, questo è un rapporto che per forza deve lasciarvi qualcosa. C'è un messaggio che questo rapporto deve darvi in base al vostro percorso karmico. Quindi è chiaro che nel momento in cui voi andrete poi a facilitare, diciamo, l'aiuto del karma, sicuramente ci sarà un momento di grande evoluzione proprio da parte di questa persona, che coglierà al volo un'occasione. Lo farà in maniera, direi, vi ripeto, molto curiosa, con grande slancio, ma in maniera molto sicura e concreta, forse come questa persona non è mai stata sino ad ora. D'accordo? Ultima scorsa alla stesa, grazie appunto agli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Cerchiamo di capire, grazie a 2 oracoli, appunto, che cosa accadrà nel futuro tra voi e questa persona e ovviamente a cosa è inerente questo fante di denari. Vediamo un po'. Allora, in questa posizione abbiamo è sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. L'ho detto ragazzi con la carta della stella o delle stelle, è chiaro che in questo caso voi siete assolutamente ricambiate, quindi questa è una persona a cui voi piacete tantissimo. Vedete, è una persona che vi ammira, una persona che vi stima, è una persona che vi trova assolutamente meravigliose, bellissime, sensuali e femminili. Di conseguenza, nel momento in cui appunto voi andrete a dimostrare il vostro interesse a questa persona, ragazze, basta anche semplicemente con un sorriso in più, questa persona ovviamente si sentirà molto probabilmente scaldata rispetto alle sue insicurezze e di conseguenza rassicurata, e quindi ovviamente poi si darà il via finalmente allo sblocco di questa situazione. Ma ovviamente gli angeli del cuore vi vogliono far capire che questa persona ovviamente è una persona molto interessata a voi e che potete ovviamente essere pienamente sicure che nel momento in cui inizierete questo rapporto, questa persona sarà assolutamente convinta che voi siete la persona giusta. Quindi non ci saranno più dubbi, non ci saranno più ritrosie e non ci saranno più ovviamente altre donne tra le quali lui potrebbe appunto andare a dover scegliere. Quindi questa carta vi induce anche a seguire un po' la vostra guida interiore, cioè quel vostro intuito, il vostro istinto, che per esempio magari vi suggerisce di fare determinate cose e di non farne altre, di mostrare determinati lati di voi e di nasconderne altri. Ecco, seguite il vostro intuito, perché in questo caso è ovviamente la strada più corretta, proprio perché questa è una persona che potrebbe diventare il vostro partner. Vediamo a questo punto questa seconda posizione. Fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Quindi obiettivamente gli angeli vi stanno chiedendo di ascoltare evidentemente anche il consiglio dato poco fa da questa carta, ma anche appunto dalla carta delle stelle. Cioè, obiettivamente, gli angeli vi stanno consigliando di varcare questa soglia, cioè di avere fiducia e speranza in riferimento a questa persona e ovviamente di affidarvi al vostro percorso karmico, che, come vi dicevo con la carta del mondo, ha per forza qualcosa da darvi, e qualcosa ovviamente di positivo, perché qui abbiamo la carta del mondo, qua abbiamo la carta delle stelle e qui abbiamo la carta del fante di denari. Quindi cercate, vi ripeto di nuovo, di dare ascolto alle vostre intuizioni attraverso le vostre sensazioni e quei pensieri magari ripetitivi. Cioè potreste avere la sensazione di dover fare una cosa piuttosto che un'altra. Ecco, questo è l'incoraggiamento che vi verrà suggerito nella vostra anima proprio dagli angeli, e questo vi permetterà di agire nella maniera corretta. Saprete quando è il momento, il tempo,
le motivazioni, i passi giusti da compiere per ovviamente giungere a questa persona. E dunque, ascoltando il vostro intuito, potrete finalmente avanzare nei confronti di questa storia, perché vedrete che poi appunto questa persona, proprio come sta facendo questo dolcissimo bambino, ovviamente si porterà verso di voi proprio per chiaramente dedicarsi a voi, a quello che è il suo pensiero, che è sempre stato importante in riferimento alla papessa. Non dimentichiamoci che voi siete sempre stata parte del suo pensiero, nonostante questo momento di grande confusione identificato appunto dal 5 di coppe. D'accordo? Quindi, nonostante la situazione possa sembrarvi ancora un po' pesante, perché come vi dicevo con la carta del mondo e anche con il fante, chiaramente le tempistiche non sono così veloci come magari vorremmo, ma nel caso in cui questa persona vi possa piacere, cercate di avere un atteggiamento comunque aperto, ottimistico e sereno. Agevolate ovviamente le comunicazioni, gli incontri con questa persona e dunque finalmente potrete ottenere un vero e proprio sblocco della situazione, proprio perché questa persona è una persona molto presa da voi, molto attratta da voi e che ovviamente vorrà approfondire in maniera concreta ovviamente il vostro rapporto. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buoni incontri, buona comunicazione, buone notizie in arrivo da questo meraviglioso corteggiatore, da questo fante di denari e di conseguenza buon percorso karmico.